Hello, this is Claudia, your Italian teacher from Spangle Italian Learn Italian. This is another listening video, only this time I won't have embedded the subtitles in the video, so you will have to activate them. So if you're watching this on your computer, they will be at the bottom right of your screen where it says CC. And on your phone, the CC is normally on the top right of your phone. So if you want to follow along, just activate them now and let's get started. Sei pronto? Sei pronta? Andiamo! Spangle Italian! Volevo iniziare questo video, questo esercizio di listening con una citazione di una nota scienziata e astrofisica italiana chiamata Margherita Hack, perché è molto pertinente a quello che sta succedendo in questo momento nel mondo. Ed è questo: cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra. Cosa pensi di questa citazione? Raccontami nei commenti se conosci Margherita Hack, se hai sentito questa citazione, e ti lascerò anche in descrizione un link che è un breve racconto di quello che è stata la sua vita. Se vuoi sapere di più di lei, una donna veramente straordinaria che purtroppo è mancata ormai 10 anni fa. Io personalmente sono pienamente d'accordo con questo messaggio. Ritengo che ci sia poco da aggiungere, un messaggio che promuove la tolleranza tra le persone e ci invita a celebrare le nostre differenze che sono preziose poiché arricchiscono la società, arricchiscono la cultura. Quando abbracciamo le tradizioni diverse, la vita diventa molto più interessante, a mio parere. Secondo me è anche molto importante cercare la pace dentro noi stessi, magari attraverso attività che ci rilassano e che ci rendono felici. Ad esempio, quando io mi trovo in momenti di stress e ho bisogno di ritrovare la pace, una delle mie attività preferite è il lavoro all'uncinetto, tra i quali questo coniglietto che non è un granché, però è carino. È stato uno dei miei primi lavori. Mi rilassa molto, è un'attività molto ripetitiva e quindi molto meditativa. E un'altra cosa che faccio è quello che chiamo le passeggiate sensoriali, che consistono nel camminare lentamente, senza ascoltare musica o podcast, semplicemente ammirando ciò che ci circonda, ascoltando i suoni diversi, il gorgoglio dell'acqua che scorre, il cinguettio degli uccelli, ammirando il paesaggio. Se ti trovi a fare la passeggiata in mezzo alla natura, osservando i dettagli come i diversi fiori
o i diversi animali. Penso che sia molto importante cercare la pace dentro di noi, perché quando siamo in pace è molto più semplice gestire i conflitti, perché questi possono sempre sorgere dalla frustrazione verso altre persone, l'illustrazione, la rabbia, altri sentimenti negativi che si possono gestire meglio se uno è in pace con se stesso. Inoltre non bisogna sottovalutare l'importanza dell'effetto a catena che le nostre azioni possono avere. Quindi compiere un gesto di gentilezza verso qualcuno, anche un animale, non soltanto una persona, può ispirare altre persone, può ispirare gli altri ad agire con più empatia e a fare altrettanto. Ed ecco qua, questa è la mia opinione su questo argomento e su questa citazione. E raccontami cosa pensi di questa citazione. Conoscevi Margherita Hack? E raccontami anche cosa fai tu per trovare pace. Fai magari anche tu una passeggiata o hai qualche attività che ti rilassa? E vai da qualche parte, c'è un posto speciale? Mi piacerebbe sapere, è sempre bello avere ispirazione. Okay, so that's it for the listening part. I hope you've enjoyed the video, and today, as of today, I have 298 subscribers. I thank you and I appreciate you. Thank you so much for your support. And I wanted to tell you that if you are an intermediate student and you need a little confidence boost to find your Italian voice, you might be interested in La Vita è Bella. It is my individualized speaking program that helps you find your Italian voice and gives you a lot of confidence to express yourself in Italian and speak about beautiful things in life using a beautiful language. Okay, so thank you very much for watching. Remember to subscribe and like this video, and I'll see you in the next video. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!